voglio portarvi in un mondo per risvegliare la vostra immaginazione e per continuare a sognare. Sembrava tutto bello, tutto così magico, la principessa del castello, ciò che ogni bimba desidera, giocare, cantare, viaggiare, ballare, sognare le fiabe con te. Benvenuti bimbi nel fantastico mondo di Meg. La fiaba di oggi è il gatto dagli stivali. Avete mai visto un gatto indossare un paio di stivali? Restate con noi, è la fiaba che vi racconterei. Tanto tempo fa, un mugnaio, dopo una lunga vita di lavoro, chiamò al letto di morte i suoi 3 figli. A te, figlio primogenito, lascio il mulino. A te, che sei il secondogenito, lascio invece l'asino. E a te, che sei il più giovane, lascio il gatto, al quale ero tanto affezionato. E ora, figli miei, abbracciatemi per l'ultima volta. E i fratelli rimasero soli. Ehi, fratello, siamo stati fortunati. Tu hai l'asino, io il mulino. Insieme faremo una fortuna. Quello invece, con il suo gatto, può andarsene, e subito. Che ce ne facciamo di un socio che porta solo un gatto? Hanno ragione i miei fratelli. Che cosa posso fare io con un gatto? Al massimo lo potrò mangiare e con la pelle farmi un collo di pelliccia. Miau. No, un momento, non siamo precipitosi, padrone mio. Procuratemi solo un paio di stivali per andare nei boschi e un sacco. Miau. Vedrai, ti sarò più utile da vivo che da morto. Beh, prendi pure i miei stivali. Vedremo cosa sarai capace di fare con un sacco e un paio di stivali. Il gatto, così equipaggiato, se ne andò tutto allegro. Basta topi, il mio destino è di essere servitor di un padrone molto buono e coprirlo tutto d'or. Corro al bosco con il sacco e vedrai che là per là, col cervello che lavora, ricchi si diventerà. Arrivato al bosco, il gatto mise a terra il sacco ben aperto, con dentro della crusca e del cruschello, e si stese lì vicino, facendo finta di essere morto. Sarebbe bastato che qualche bestiola fosse entrata nel sacco per mangiare il cruschello e il gatto l'avrebbe fatto prigioniera in un batter d'occhio. Finalmente, una lepre si avvicinò, diffidente. Miau, ecco una lepre. Faccio finta di niente. Miau, io sono morto, vedi lepre come sono morto? Ma tu entra nel sacco da brava, vai a mangiare il cruschello che è tanto buono. Non aver paura del sacco, su, ancora un passettino. Miau, ancora, adesso la prendo. E 1, e 2, e 3. Il gatto chiuse il sacco e catturò la lepre. Con la sua preda corse dal re. Miau, ecco sire, una lepre che lo stesso marchese di Carabà, mio padrone, ha acchiappato apposta per voi. Ah sì? Dì al tuo padrone che lo ringrazio. Cuochi, che questa lepre sia cucinata con tutti gli aromi e le spezie. Da quel giorno il gatto dagli stivali continuò a portare al re ottime cacciagioni che si procurava col sistema del sacco.
Sire, ecco qui un'altra lepre cacciata proprio per voi dal marchese di Carabà. Miau. Oppure il furbo gatto si faceva trovare fuori dalla porta della reggia, come se passasse per caso, e quando il re lo chiamava: Gatto, che cos'hai nel sacco? Oh, poca roba, maestà. Miau. Una ventina di quaglie che il marchese di Carabà ha cacciato apposta per voi. E il gatto continuava ad arrivare a corte tutto trafelato. Miau, maestà, ecco 2 splendide pernici, dono del marchese di Carabà. Il re era veramente incuriosito. Ma chi sarà? Ma chi lo sa, questo marchese di Carabà? Se è tanto bello quanto bravo cacciator, se è tanto ricco come splendido signor, sposa mia figlia, lo vorrei vedere allor. Un giorno il gatto venne a sapere che il re sarebbe andato a fare una passeggiata in carrozza con la figlia, in riva al fiume. Subito corse dal suo padrone. Padrone, presto, gettati nel fiume. Miau. Ma che dici, gatto? Sei impazzito? Subito nel fiume, presto. Il gatto obbligò il suo padrone a togliersi gli abiti e a buttarsi nel fiume. Poi corse verso la carrozza del re che stava arrivando. Aiuto, miau, aiuto, il mio padrone sta affogando. Aiuto, maestà, miau. Ferma, cocchiere! Guardie, andate a ripescare il marchese di Carabà. Grazie, maestà. Miau. Il povero marchese è stato buttato nel fiume da 2 manigoldi che gli hanno anche rubato Velieri? Oh no, Ventagli? Vestiti? Ma allora, scudiero, corri immediatamente a palazzo e prendi uno dei vestiti più belli dal mio guardaroba. Il furto dei vestiti era un'altra delle trovate del furbo gatto. Capirete che il famoso marchese di Carabà non poteva certo farsi vedere con indosso poveri panni da mugnaio. Quando lo scudiero tornò, il giovane si mise un bel vestito del re, poi si accostò alla carrozza e, con molta disinvoltura, si inchinò per ringraziare. La principessa lo vide e subito chiese al padre di invitare il marchese di Carabà a fare la passeggiata con loro. Potete ben pensare che il giovane accettò volentieri. Il re si accorse subito che la figlia mostrava interesse per il giovane e da buon padre pensò di indagare su chi fosse in effetti questo marchese di Carabà. Intanto il gatto dagli stivali era corso avanti. Incontrò dei contadini che lavoravano e fece con loro la voce grossa. Miau. Fate attenzione, se non dichiarate che queste terre sono del marchese di Carabà, sarete fatti a pezzettini come salsicce. Dopo poco arrivò la carrozza. Evviva il re! Evviva! Grazie contadini. Ma ditemi, di chi sono queste terre? Sono del marchese di Carabà. Il re si voltò ammirato verso il giovane. Vedete, sire, è solo un piccolo campicello che rende poche monete, tanto per comprare qualche cartuccia. Intanto il gatto era filato via da altri contadini. Se non direte che il grano che state mietendo è del marchese di Carabà, miau, sarete fatti a salsicce come tanti pezzettini. No, fatti a pezzettini come tante salsicce. Ed eccoti la carrozza del re. Brava gente, di chi è il grano che state mietendo? È del marchese di Carabà. Il re era sempre più favorevolmente impressionato dalle ricchezze del marchese e non la smetteva più di complimentarsi con lui. È furbo il gatto, è intelligente, le sa raccontare, ora chissà cosa inventarsi saprà.
Il gatto intanto era arrivato davanti a un castello. Con una sfacciataggine inaudita bussò al portale d'ingresso. Chi è? Caro Armigero, potresti dirmi di chi è questo castello? Miau. È di un terribile orco. Ti conviene filare via. Tanto più che oggi aspetta ospiti per un banchetto. Non potevo passare di qui e non fermarmi a riverire il tuo padrone. Miau, annunciami. Sono il gatto del marchese di Carabà e so fare dei bellissimi complimenti. Sentendo che il gatto lo voleva riverire, l'orco, che era molto vanitoso, accettò di riceverlo. Avanti, gatto. Sentiamo che complimenti sai fare. Miau, come siete bello, orco. Che bella barba avete e che bella pancia grossa. Bravo, gatto. Coi complimenti ci sai fare. E ora, che cosa mi dici? Mi hanno detto, ma non è possibile, non ci credo, che non siete neanche capaci di trasformarmi in un leone. Miau. Chi osa dire una cosa del genere? Ma le solite malelingue. Però, se mi deste una dimostrazione. Miau. Certo, posso trasformarmi in quel che voglio. Sta a vedere. E 1, e 2, e 3. L'orco si trasformò davvero in un enorme leone. Il gatto si prese una tale paura che gli tremavano anche gli stivali, ma poi si riprese. Certo, ci siete riuscito. D'altra parte, miau, un leone è abbastanza facile. Grosso noi, grosso voi, non vedo la difficoltà. Posso trasformarmi anche in una cosa piccolissima. Cosa credi? Ma via, non è possibile. E poi, ormai sarete stanco. Miau. Io sono un orco e gli orchi non sono mai stanchi. Avanti, domandami una qualsiasi trasformazione. Miau. Se potessi osare, vi chiederei, se non è troppo difficile, di trasformarvi in un topolino. Ma certo, stai bene attento allora. E 1, e 2, e 3. L'orco, da grande e grosso che era, si trasformò in un topo di quelli piccoli piccoli e il gatto, che non aspettava altro, con 4 balzi gli fu addosso e lo mangiò. Tolto di mezzo l'orco, il gatto passò in rassegna tutto il castello. L'orco è morto! Il nuovo padrone del castello è il marchese di Carabà! Miau! Guardie, servi, cuochi, preparatevi a ricevere il marchese di Carabà e sua maestà, il re in persona. Il banchetto degli amici dell'orco verrà imbandito per il re. Udite, udite! La carrozza del re arriva! Infatti, la carrozza passava proprio in quel momento, nei pressi del castello. Il gatto, con 4 balzi, si precipitò in strada e... Miau! Sua maestà, sia il benvenuto nel castello del marchese di Carabà. Non sapevo, marchese, che possedeste un castello. Neanch'io mai sta a dire il vero. Guarda, guarda. Ma che bel castello, caro marchese, ma com'è bello! È più bello del nostro. Caro marchese, è più bello il vostro. Sono rimasto un po' interdetto. Questa è opera del gatto. Ogni dubbio ormai svanito. Vuoi il marchese per marito? Io lo accetto con piacere, se anche lui è del parere. Son felice, arcicontento. Ci sposiamo in un momento. No, ora fate colazione, è già pronto nel salone. Ordinate gli sponsali, viva il gatto e gli stivali! E il gatto dagli stivali divenne un nobile signore che cacciava i topi solo per divertimento. Termina la storia del gatto dagli stivali e nel castello per sempre lui resterà.
Sono pronta alla domanda, sono pronta, dite pure. Intanto l'orco che fine ha fatto? L'orco? Quale orco? Ma l'orco e poi il re e il giovane, ma ha sposato la principessa? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Bambini, vi aspetto alla prossima fiaba nel fantastico mondo di Meg. A presto! Sembrava tutto bello, tutto così magico, la principessa del castello, ciò che ogni bimba desidera, giocare, cantare, viaggiare, ballare, sognare le fiabe con te. Come disse Peter Pan, non smettere mai di sognare. Solo chi sogna impara a volare.